Parliamo del sistema monoculturale industriale ad alto input chimico che viene utilizzato per aumentare la produzione, una produzione che secondo le multinazionali deve essere necessariamente aumentata, ma che purtroppo per il 30% perlomeno viene cestinata nelle catene di distribuzione. Quindi noi vedremo come questi modelli industriali hanno disegnato il sistema di distribuzione globale e stanno cercando di imporre lo stesso modello anche nelle nostre aree e sono in una fase estremamente avanzata. Noi per tanti anni abbiamo fatto ricerca su quelli che sono i sistemi alimentari e quelli che sono gli impatti dei sistemi alimentari industriali sulle nostre vite. Quando io dico sulle nostre vite intendo vite a 360 gradi, intendo dire quello che noi mangiamo, quello che noi beviamo, quello che noi respiriamo, quello che noi vediamo, perché c'è anche un impatto sul paesaggio. Tutto questo in una parola è l'impatto del sistema industriale, che è l'impatto del sistema che produce il nostro cibo, a partire dal seme fino alle tavole, quindi in altre parole la nostra vita. Senza questa roba qua noi non possiamo sopravvivere. Adesso questa roba qua si fa nella maniera in cui abbiamo fatto fino adesso, con tutti i problemi di cui discuteremo che noi sappiamo, o c'è un metodo alternativo? Questo metodo alternativo è una fantasia nella testa di alcuni o è una cosa già sperimentata? E come funziona questa cosa già sperimentata e perché non riusciamo ad implementarla ulteriormente per migliorare tutti quegli indicatori che vediamo crollare, quindi tutti quelli relativi all'inquinamento, soprattutto che è ambientale e poi è anche nei nostri corpi, perché non dimentichiamoci sempre che c'è questo link: noi facciamo parte della natura e noi siamo quello che mangiamo. Tra i programmi che abbiamo fatto c'è stato un programma specifico relativo all'acqua, l'attenzione per la risorsa acquifera, per in particolare il lago di Bracciano, che voi immagino conoscerete molto bene, tutte quelle che sono le criticità, le minacce a cui è sottoposto e l'esempio purtroppo negativo del lago di Vico che sta qui vicino, e quindi l'idea di non cercare di non far fare al lago di Bracciano lo stesso percorso negativo che ha fatto il lago di Vico. Quando io dico minacce, intendiamoci bene, intendo per quanto riguarda l'Unione Europea, che comunque ha un occhio vigile sull'Italia, le amministrazioni italiane, per esempio sul lago di Vico è stata aperta una procedura di infrazione a livello europeo. Parlo di minacce che sono ancora più o meno visibili, ancora più o meno arginabili, sempre più o meno. Quando io parlo di minacce a livello internazionale vengo da situazioni, da realtà a livello internazionale dove queste minacce non arginate hanno prodotto uno sconquasso ambientale e sociale di proporzioni incredibili, con campagne ormai completamente nelle mani delle multinazionali del cibo, persone dislocate dai territori che vanno a ingolfare le baraccopoli cittadine, con tutto quello che ne deriva in termini di inquinamento urbano, invivibilità delle città e quindi povertà. Per questo dicevo prima anche il lavoro è connesso a tutto questo. Vedrete nel corso di questi nostri incontri come c'è sempre questa dicotomia fra quello che è il sistema che il sistema di produzione e distribuzione industriale ci vuole imporre e quelle che sono le nostre alternative che stanno nascendo autonomamente nei territori, perché chiaramente la gente a un certo punto si rende conto, sia dal punto di vista dei consumatori, sia dal punto di vista dei produttori, perché anche chi produce e lavora in questa maniera ha ovviamente degli effetti controproducenti. Noi però abbiamo la capacità e la possibilità ancora di dire la nostra e lo vedremo attraverso esempi concreti. Negli anni, come vi dicevo, abbiamo fatto questo progetto di portare a scuola queste lezioni e l'idea alla base è quella dell'Università della Terra che noi abbiamo in India, cioè portare gli studenti nelle fattorie biologiche, e ce ne sono nell'area, non tantissime. Porteremo anche voi nelle fattorie biologiche a lavorare con i contadini, a vedere come funziona tutto il sistema di produzione biologico
e far parte di questo processo dalla semina fino alla raccolta dei prodotti e fino al loro consumo. Ed è un'esperienza che noi vogliamo insomma svolgere in forma di quasi gamification, cioè questo è quasi un gioco, non deve essere una cosa, lo vedrete, oggi facciamo una lezione introduttiva in aula, poi andare nelle aziende agroecologiche agroecologia significa che c'è una impostazione agroecologica, quindi ci saranno colture biologiche, ci sarà allevamento di animali, perché anche gli animali fanno parte della fattoria agroecologica, e vedrete che anche fare lezione così all'aperto sarà una cosa molto bella e molto rilassante, e questo almeno è quello che abbiamo sperimentato negli anni passati.